Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi presento una novità in anteprima appena arrivata, fresca fresca. Mi ci sono subito voluto dedicare, anche se sto lavorando ad altri progetti, perché so che è un dispositivo che molti di voi aspettavano da parecchio tempo. Che cos'è? È il nuovo Sonoff POV Ring. Tra l'altro in tutto il video vedrete che lo chiamerò Sonoff POV CT erroneamente, ma mi piaceva chiamarlo così perché appunto è dotato di un CT, quindi di un sensore di corrente esterno al dispositivo, che ci apre tra virgolette un mondo, perché può leggere delle potenze altissime, non dobbiamo fare casini, collegamenti, far passare cavi grossi di potenza eccetera. Lui semplicemente con questo CT intorno alla fase principale o alla fase del settore che ci serve monitorare fa una lettura dei consumi istantanei, giornalieri, mensili, insomma vedremo che fa un sacco di cose. Ne avevamo bisogno? Allora, io non lo vedo come un dispositivo così indispensabile, perché in realtà le misurazioni le abbiamo sempre fatte in altri 50.000 modi, conosciamo i power meter, ci sono altri Sonoff che però richiedono il passaggio attraverso il dispositivo. Avevamo provato il misuratore, quello da Baradin, che costa 20 euro, che funziona molto bene, ma bisogna allungare la fase e fargliela passare dentro. Insomma, soluzioni ce ne sono già, mancava quella di Sonoff con un sensore e non con il cavo passante, per permetterci di integrarlo nei nostri scenari, nelle scene che andiamo a creare nella nostra casa, ufficio o quello che sia, in modo, vedremo, molto versatile. Questo dispositivo mi è arrivato penso 3 o 4 giorni fa, è un'anteprima, non è ancora in vendita, uscirà credo tra almeno un paio di mesetti. Non ho il prezzo di riferimento per quando uscirà, però è come gli ultimi POV, gli Elite che avevamo visto su Baradin, in più ha il sensore e un antennino, non credo possa costare chissà quanto, ecco, quindi secondo me se siamo nell'ordine dei 40-50 euro sarà sicuramente un prezzo a fuoco e un prodotto molto versatile. Non perdere tempo, ve lo faccio vedere subito, lo spacchettiamo, lo proviamo a banco, poi lo proviamo nel mio quadro principale dell'abitazione, poi vi faccio vedere lo schemino a penna per capire come gestire eventualmente un contattore, perché lui non ha un passaggio interno di corrente, ma ha un contatto pulito che ci permette di gestire un contattore a parte. Insomma, vediamo un po' di tutto e poi ne riparliamo a fine video. Il tanto atteso Sonoff POV Ring. Già dalla scatola intravediamo che è un dispositivo simile al TH che avevamo provato tempo fa, in più c'è un antennino e la famosa pinza. Assistente di Amazon, assistente di Google, memoria di power failure, quindi mancanza di alimentazione o comunque errori, poi vediamo, storico, memorizzazione di tutti i valori, LAN control e setup veloce. Allora, come caratteristiche interessanti abbiamo una dichiarazione di assorbimento, quindi assorbe 2 watt, wifi 2.4, la pinza è da 100 A. Nient'altro di particolare, Sonoff come sempre dispositivi c'è. Apriamo questa nuova versione di confezione a scorrimento che poi rivela il suo contenuto in questo modo. Una confezione un po' diversa dal solito. Per usufruire al massimo di tutte le funzionalità bisogna chiaramente avere una versione aggiornata dell'app WeLink. Istruzioni che adesso analizziamo in tutte le lingue, compreso l'italiano come al solito. Il nostro Sonoff POV, che è come case esattamente come gli altri, quindi pulsantino LED, il display, abbiamo qua la staffetta per attaccarlo sulla barra DIN o eventualmente anche per tassellarlo, avvitarlo da qualche parte, il solito ingresso plug a 4 pin, ma in più abbiamo questo che è un attacco per antenna. Abbiamo questo sacchettino con questa gommina, questa guarnizione più 2 piccolissime viti. Poi la pinza che andrà messa verosimilmente intorno alla fase per leggere i consumi, equipaggiata del suo plug. Ci sono poi dentro solo 2 fili come tutti i TA, come tutte le pinze che vanno a fare le letture, 1 metro di cavo circa, abbastanza flessibile, non male. È un CT da 100 A, massimo 300 volt, è fatta di una plastica bianca lucida che non è proprio il massimo, Diciamo che dà un'impressione un po' cheap, non molto professionale, però l'importante è che funzioni bene. Questa verrà aperta, si farà passare il cavo in mezzo, qui c'è il verso del passaggio del flusso della corrente per il corretto montaggio, poi si chiude e fa la lettura. Poi cosa abbiamo? Abbiamo un'antenna regolabile con 30 cm di cavo coassiale che andrà collegato in questo punto. Queste 2 piccole vitine servono semplicemente a bloccare il coperchio della morsettiera per sicurezza, mentre questo
è un passacavo, o meglio una basetta per l'antenna che fanno vedere da montare in questo modo. Non si sa bene a cosa serva e chiaramente in qualsiasi tipo di installazione l'importante è che mettiate l'antenna da qualche parte. Dunque apriamo la morsettiera. Abbiamo una morsettiera diversa dal solito perché abbiamo l'alimentazione del dispositivo linea e neutro, poi abbiamo un contatto pulito. È un contatto che serve per gestire sostanzialmente un contattore, un relè, perché è un semplice contatto di scambio a 230 volt o fino a 30 volt, però massimo di corrente 2 A. L'antenna andrà collegata in questo modo, mentre il TA va collegato direttamente qua sul plug. Lo alimentiamo, lo abbiniamo nell'app e poi facciamo un po' di prove. Ok, iniziamo a alimentarlo. Una volta tolto il coperchio abbiamo i morsetti qua linea e neutro che hanno un ingresso con la chiusura a U, quindi una bella morsettiera. Gli diamo solamente fase e neutro, giusto per accendere il dispositivo e fare le prime prove. Diamo alimentazione, abbiamo il solito display, segna la tensione, non segna ampere perché dalla pinza non sta passando nulla. Facciamo subito l'abbinamento, apriamo l'app WeLink, aggiungiamo un dispositivo scansionando il QR code che c'è sul manuale. Ok. Viene trovato il nostro SON-OFF, ci dà come negli ultimi dispositivi subito una panoramica di quelli che sono i comandi, i display e la possibilità di accedere direttamente al manuale utente. Facciamo aggiungi device, ricorda di togliere l'alimentazione prima di fare i collegamenti, andiamo avanti. Bisogna tenere premuto per 5 secondi finché va in abbinamento, ma lui è ancora in abbinamento. Andiamo avanti, diamo yes, vedete che viene subito trovato SON-OFF POV CT. Scegliamo la nostra rete a cui connetterci, andiamo avanti, fa l'aggiunta del dispositivo, si chiama POV CT, dove ce l'abbiamo? In questo momento ce l'abbiamo sul banco test. Completato, andiamo nella scheda banco test e vedete che abbiamo il nostro POV CT. Subito il comando nella home perché serve semplicemente ad aprire o chiudere quel contatto. Entriamo nel dispositivo, vediamo che è spento. Se andiamo in continuo a leggere vediamo gli stessi valori che ci sono al display. Come con gli altri POV avremo il conteggio dei kilowattora che vengono misurati con la possibilità di esportarli. Adesso vedete che abbiamo qualche difficoltà a dialogare col dispositivo. Sembra un pochettino impallato. Glielo concediamo come errore di gioventù? Che dite? Allora io chiuderei tutte le applicazioni, riaprirei WeLink. Rientriamo nel nostro POV CT, andiamo prima di perderci nei vari menu storici eccetera, andiamo subito nelle impostazioni. Non ci sono aggiornamenti firmware, siamo ancora ad una versione 1.1.0, quindi molto acerba sicuramente. Manuale utente visualizza come predefinita perché alla fine è un interruttore. Assegna posizione, possiamo condividere il dispositivo LAN control. Qui abbiamo un po' di opzioni che sono le stesse che avevamo con gli altri POV, ossia il SON-OFF misuratore di corrente. Allora ci ricorda che se viene disattivato perché raggiunge una soglia va poi riattivato a mano. E abbiamo esattamente le stesse impostazioni che avevamo con la presa, che tra l'altro vedete sono riuscito anche a richiuderla più o meno, con la presa di SON-OFF, quindi tutti i controlli di soglia, potenza massima, minima potenza, tensione, minima corrente eccetera. Quello che abbiamo di utile è che avendo una pinza da 100 A come valore massimo di lettura in watt ci dice che può leggere fino a 24.000 watt, ok? 24 kilowatt. Va bene, torniamo indietro. Cane calla al consumo, che probabilmente sarà cancella al consumo, quindi serve per resettare lo storico dei kilowattora memorizzati. Notifiche push, possiamo ricevere una notifica quando viene acceso o spento o quando raggiungiamo un consumo come obiettivo mensile o giornaliero o quando superiamo una soglia. Quindi anche solo la notifica. Registri, indicatore di rete, stato all'accensione, impostazione c'è anche l'inching, quindi possiamo anche decidere di determinare per quanto tempo deve stare aperto o chiuso il contatto. Null'altro. Allora, lui adesso non sta leggendo nessun kilowattora, ma probabilmente lo leggerebbe anche senza abilitare l'uscita, perché questo comando serve solo per usare il relè di scambio. Vediamo un po' se la pinza leggerebbe qualcosa. Quindi verso il carico andiamo qui sulla fase con cui stiamo alimentando lui stesso, non vediamo nessun watt perché effettivamente stiamo
consumando troppo poco. Provo a mettere un carico giusto per capire come funziona il discorso della misurazione. Allora, mettiamoci un bel phon a cui ho giustamente tagliato la spina per sfruttare la nostra morsettiera. Questo è un 1400 watt. Vi ricordo che questo lo usiamo anche nelle prove della Power Station. Alla fine non è proprio 1400 watt. Come facciamo a leggere ad esempio il carico con questo cavo tramite la nostra pinza? Prendiamo la pinza e la mettiamo sulla fase del carico. Con la direzione del CT verso il carico, la freccia, vediamo un po' se funziona. Avete visto 1200 e rotti watt con i relativi ampere. Li segnava anche qui nell'applicazione. Abbiamo sempre questo problema ad accedere alla panoramica dell'energia. Molto acerbo, insomma, da migliorare a livello di software. Ora segnalerò questo bug sicuramente. Sul display cosa succede? Che ci sono questi valori che ruotano continuamente e basta. Lui in questo modo fa semplicemente da misuratore, ma senza andare a tagliare cavi e fare casini in giro, anche se poi in realtà dobbiamo comunque ricavare una fase e un neutro per alimentarlo. Niente, l'applicazione andando in questa schermata si impalla, quindi non riusciamo ad usarla. Riproviamo, facciamo a velocità 1, 2.8 ampere, 650 watt. Rientriamo nel POV e vedete che ci dà anche qui 650 watt, esattamente speculare a quello che c'è sul display. Se noi andiamo ad attivare il contatto non cambia assolutamente nulla, perché questo è solo un contatto di scambio che serve per gestire eventualmente il distacco di un carico, perché lui non ha un'uscita come il vecchio POV, ma ha un contatto per gestire un carico. Cosa possiamo provare? Possiamo provare se arrivano le notifiche. Noi ora siamo a 650 watt, sappiamo che se metto velocità 2 arriva a 1200, allora cosa facciamo? Andiamo nelle notifiche, push, e diamo un avviso quando raggiungiamo un superamento. Quando deve darci questa notifica di superamento? Quando tornando indietro va a raggiungere una soglia di potenza massima, che nel nostro caso possiamo impostare a 1200 watt. Ok, 1200 watt, potenza massima salva, e nelle notifiche gli abbiamo detto che deve avvisarci quando raggiunge una soglia di superamento. Non avevo salvato. Completato. Misurando 650 watt non mi avvisa, se vado a 1200 dovrebbe arrivare la notifica. Eccolo lì. Ci arriva una notifica che la potenza ha eccesso dal limite impostato. Abbiamo spento, in teoria il sistema della notifica della soglia dovrebbe ancora essere impostato, infatti è ancora 1200, la notifica è ancora attiva. Allora usciamo completamente dall'applicazione, la chiudiamo anche, riproviamo a 600, non succede nulla, facciamo 1200. Ok, vedete che passa qualche secondo, poi arriva la notifica. Se la apro dice sempre la stessa cosa, se faccio il tap mi apre direttamente EWI-Link e qua sotto nelle notifiche di oggi alle 19:53, che è l'ora di adesso, insieme anche a quelle di prima, vedete che abbiamo la notifica, è superato la potenza. Quindi sistema delle notifiche che funziona. Invece cos'altro possiamo fare? Se torniamo qua nelle soglie, allora il primo valore serve solo per impostare una potenza massima. Potenza minima bisogna prima abilitarlo, poi mettere i watt. Per come è impostato, se attivo potenza minima forse non funziona più potenza massima. Poi abbiamo anche un range di tensione, possiamo mettere tensione massima o tensione minima. O possiamo lavorare anche in corrente, quindi arrivati a un certo amperaggio oppure a un minimo di corrente, però in realtà qua non ci fa specificare cosa deve fare, sono solo delle soglie. Poi di qua decidiamo cosa fare. Possiamo fare l'on-off, quindi raggiunta la soglia spegne, oppure quello che riguarda i consumi che ci arriviamo poi dopo, o la notifica che abbiamo visto prima. Quindi proviamo a fare on-off, salviamo e vediamo come si comporta il contatto al raggiungimento della soglia. Noi lo accendiamo, quindi contatto chiuso, partiamo a 600 watt, non fa nulla, andiamo a 1200, e lo stacca.
ci arriva anche la notifica che ha cambiato di stato. On off, però detto così potrebbe anche significare che quando raggiungo la potenza me lo accende. Vediamo un po'. A few moments later. No, quindi come lavora? Più o meno come tutti gli altri POV, però non è ben spiegato, diciamo, in queste automazioni come funziona, l'abbiamo capito da soli. Allora, praticamente quando raggiunge il valore, se noi abilitiamo on off, se è acceso lo spegne, se è spento non lo accende. Consumo, cosa vuol dire consumo? Qua è il discorso sempre notifica, servirebbe a mandare una notifica quando raggiungiamo un obiettivo nel mese o nella giornata. Insomma, nel menu notifica, che non è chiarissimo, possiamo ricevere la notifica dell'on off, la notifica raggiunto il consumo o la notifica ad una soglia preimpostata. Quello che sicuramente ci interessa è capire se possiamo fare degli scenari, delle automazioni con altri dispositivi. Costruiamo una scena, partiamo dal dispositivo intelligente come criterio, prendiamo il POV CT, cosa possiamo definire come criterio di partenza? Possiamo definire interruttore, se si accende o se si spegne, allora scateniamo un evento. Possiamo stabilire una potenza, oppure potenza con un altro valore. Allora, probabilmente sì, c'è il simbolo minore e maggiore, vedete che bisogna un attimo prenderci mano anche con le traduzioni. Allora, il primo menu è quando raggiunge una potenza inferiore ad un valore, il secondo menu quando raggiunge una potenza superiore ad un valore, se raggiungiamo un obiettivo di oggi giornaliero impostabile o se raggiungiamo un obiettivo del mese, sicuramente utile per fare delle automazioni di qualsiasi tipo. Questi sono i criteri di partenza che ci consente di ottenere con un POV CT, ma il POV CT può anche ricevere delle automazioni con un altro dispositivo, perché no? Prendiamo la presa, se la presa raggiunge una potenza, aggiungi dispositivo intelligente il POV, possiamo decidere se accenderlo, spegnerlo o invertirlo, quindi possiamo anche comandarlo in uno scenario con un altro dispositivo. Null'altro, diciamo che il grosso l'abbiamo visto, non vi ho fatto vedere le programmazioni, le solite, quindi una programmazione oraria dove possiamo decidere se accendere o spegnerle, ma non è accenderlo o spegnerlo, bisogna ragionare nell'ottica che questo è solo un contatto. Per assurdo questo contatto possiamo usarlo anche per aprire un cancello, un portoncino, è un semplice pulsante a contatto pulito, spero. Qua sul comune non dovrebbe esserci una fase, infatti non c'è, mentre ce l'abbiamo sulla linea. È un contatto assolutamente pulito. Possiamo decidere quindi quando chiudere questo contatto e con l'inci che si riaprirebbe da solo. Timer, quindi la possibilità di fare una programmazione fino a uno spegnimento o un azionamento dopo 24 ore al massimo, o il timer ciclico, quindi quello che si ripete. Mi dà molto fastidio il fatto che non riusciamo ad aprire questo menu dello storico, ma è chiaramente un bug di gioventù. Cosa bisogna fare adesso? In pratica installarlo dove ci interessa leggere i consumi. Se noi vogliamo sapere il consumo di tutta la casa, questo CT lo dobbiamo mettere intorno alla fase che arriva dal contatore, che entra nel nostro generale, oppure con il CT potremmo anche metterlo sotto il salvavita, prendendo però tutte le fasi che escono. Il funzionamento è semplicemente quello: prendere la fase che bisogna leggere con la freccia verso il carico. Non è a batteria, quindi comunque bisogna portare i fili per l'alimentazione, però abbiamo già fatto un passo avanti. Non vi ho detto che con il pulsante comandiamo il contatto manualmente. Lo provo a installare fisicamente nel mio quadro giusto per capire come si comporta. Il nostro Sonoff POV CT installato, gli ho dato solo alimentazione, poi cosa ho fatto? Ho lasciato l'antenna qua appoggiata giusto per farlo funzionare e il CT collegato, che vedete va dentro, cavo in abbondanza, che va a prendere a monte. Questa è la fase, ok, di tutto l'impianto. Questa è la direzione verso casa, infatti è la stessa fase che passa anche dentro il misuratore, quello economico che avevamo provato tempo fa, e vediamo la differenza di lettura. Allora, in questo momento mi sta segnando 421, 397, vedete che oscilla molto, ma più o meno siamo allineati. 4,38, 4,20, sì. Questo diciamo che sul display è un po' più scomodo perché ha questa cosa antipatica che scorrono i valori 2 a 2. Adesso facciamo una cosa, li azzeriamo entrambi e facciamo la differenza di lettura dei kilowattora. Andiamo su cancella il consumo, quindi diamo conferma qui, poi azzeriamo anche di qui
Ok, 0 kWh, di qua abbiamo zerato. Facciamo una cosa, adesso lo faccio girare tutto il giorno e poi vediamo le differenze di lettura. È passata qualche ora, vediamo un po' sul POV, vedete segna 3 kWh di consumo e non abbiamo i decimali. Se ci spostiamo sul lettore 3.24 kWh, quindi a display abbiamo un'approssimazione sul singolo kilowattora e finché non scatterà il quarto non segnerà 4. Cosa è successo però? Che noi avevamo resettato, ma in realtà quando resettiamo da app resettiamo solo quello che viene visualizzato a display. La memorizzazione nel dispositivo dentro WeLink rimane sempre quella totale. Vedete che oggi abbiamo consumato 6.41 kWh. Se andiamo qua nello storico, che tra l'altro adesso funziona molto bene, all'inizio non si apriva, non so come mai, non ci sono stati aggiornamenti, nulla, vedete che abbiamo sempre il giornaliero, quello di ieri, il mese corrente, l'attuale assorbimento in corrente, l'attuale tensione e i watt attuali. Fin qua un comportamento normale. Dunque, uno schemino fatto a mano di quelli che piacciono a noi per capire come poter usare ad esempio il contatto che abbiamo a bordo. Siccome non è un contatto che gestisce direttamente una fase, un neutro in uscita, qualcosa, noi cosa facciamo? Alimentiamo con fase neutro il nostro Sonoff POV CT. Vedete che ho portato la fase ponticellata ad uno dei due contatti, perché cosa succede? Che quando lo chiudo, quando lo abilito, in uscita ho una fase che mi va via in questo caso. Cosa può fare questa fase? Può alimentare un relè, un contattore. No? Cosa fa questo contattore? Prendendo sempre riferimento sulla linea, mi va a interrompere un carico, ok? Magari di una linea che vogliamo disalimentare nel momento in cui abbiamo un oltrepassamento della potenza totale assorbita. È esattamente quello che facevamo con il relè gestione carichi che abbiamo visto nel video del BTC, il Vemer eccetera, ma in questo caso possiamo farlo direttamente col Sonoff. Dove mettiamo il CT, sensore collegato, lo mettiamo sulla fase che va ad alimentare non solo questo carico ma anche tutti gli altri. Quindi il nostro CT lo mettiamo qua intorno, che va a leggere i consumi totali portando il segnale al nostro Sonoff POV CT. Noi cosa facciamo? Gli diciamo: guarda che al raggiungimento di 3300 watt prima che mi stacchi il contatore mi devi aprire il contatto, in modo che questo carico non prioritario, che può essere un bagno, un forno eccetera, venga distaccato per evitare che a sua volta scatti il contatore. Questo è solo un esempio di quello che si può fare, ma era per farvi capire come poter gestire questo contatto pulito che abbiamo a bordo. Bene, sono riuscito già a farvi vedere un po' di cose nel poco tempo che l'ho provato. Io adesso lo terrò montato lì, vediamo se arrivano aggiornamenti, vediamo se vengono aggiunte funzionalità, vediamo se si comporta correttamente, vediamo se non salta in aria. Intanto passerà del tempo, potrete chiedermi delle opinioni, vedremo a che prezzo verrà messo sul mercato. Io appena avrò dei link ve li metterò in descrizione, idem per il coupon sconto, idem per quando sarà in vendita direttamente su Expert4House, che è il nostro fornitore ufficiale di Sonoff. Avete visto che ha avuto qualche bug nella lettura dei consumi che poi si è risolto da solo, non so perché, non ho ricevuto aggiornamenti, nulla, ma a un certo punto ha iniziato a funzionare. Molti mi chiederanno se si può usare anche per fare la lettura della produzione. Verosimilmente tutto quello che legge il flusso, il passaggio di corrente lo può fare tranquillamente sia su un assorbimento casalingo che sulla produzione di un fotovoltaico, quindi sì, sicuramente si può usare anche per misurare la produzione di un inverter, microinverter o quello che sia. Non ho avuto modo di provarlo perché in questo momento non ho niente di connesso in rete per fare il test. Non vi ho fatto vedere i comandi vocali, ma li ho provati. Alexa, accendi POV CT. POW CT non risponde. Verifica connessione di rete e alimentazione. I comandi vocali ci sono, l'assistente di Amazon lo riconosce e non riesce ancora a comandarlo, quindi secondo me questa cosa andrà implementata meglio. Io ho fatto una serie di segnalazioni all'azienda perché il prodotto è nuovo, è appena uscito, potrebbe anche essere un prototipo di preserie, l'esemplare che ho in possesso, però ci tenevo a farvelo vedere subito, a farvi capire che cosa potrete poi comprare e che cosa ci potrete fare. Di fatto potrete sicuramente usarlo come un modulo gestione carichi, perché fa la stessa
stessa cosa che faceva il BTcino o il VMware che abbiamo provato tempo fa. Abbiamo una versatilità maggiore, non è escluso che magari più avanti lo sposto e lo metto nel quadro di casa per fargli fare proprio da gestione carichi, magari faccio un piccolo tutorial per farvi vedere esattamente come l'ho montato, come si collega, in modo da sfruttare una delle sue potenzialità. Questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, non ve l'ho chiesto inizio video, ma mi raccomando iscrivetevi al canale che non costa nulla, veramente un click, fate click, vi iscrivete e mi dareste un grosso supporto per continuare a portare avanti questo lavoro. Noi ci vediamo al prossimo video, prossima diretta del giovedì sera, o se passate in negozio da Torino. Non ce l'avrò ancora da farvi vedere con mano in vendita, ma facciamo due parole e vi offro un caffè. Grazie a tutti, ciao da Massi Dattoli.